Mhm. E salutiamo a tutti quelli che vengono a questo webinar. E come sapete, questo webinar si fa, qualcuno lo può vedere in diretta e può fare domande, eccetera, eccetera. Ma poi quelli che si sono registrati o quelli che sono dentro dell'applicazione nostra lo vedono dopo quando vogliono, perché noi metteremo questo dopo dentro della nostra web app. Ok? Sì, Come stai Giuseppe? Tutto bene in Sicilia? tutto, Come va? tutto bene, caldo, 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 è arrivata Caldo, l'estate. è cominciato la epoca di caldo adesso. Esattamente, sì, Silveri, è così. Siamo a giugno, Bella. è giusto che ci sia anche il clima estivo che si avvicina sempre di più. Benissimo. E allora oggi abbiamo deciso fare, la gente che ci segue sa che il nostro canale c'ha spagnolo, inglese, italiano. Oggi tocca l'italiano. E Eh la sì, idea era parlare un po' di la riflessologia plantare. Un tema io condivido perché parleremo un po' su un PowerPoint, ma sarà una chiacchierata più che una lezione magistrale questa. Però ho fatto un PowerPoint di guida, così rimane più bello. impresso, sì, sì, più bello, vero? Allora, io ho fatto questo e adesso tu stai vedendo il PowerPoint, lo vedi tu, sì, e se lo vedi tu, lo vedono tutti gli altri. E Esattamente. allora, quando parliamo di riflessologia plantare, è un tema ampio, ampio, ampio. Ma perché secondo me è ampio? Io non voglio parlare io oggi, devi parlare te su tutto questo, e io oggi faccio un po' un'introduzione così e, e dopo da ogni diapositiva ne parliamo tutte e due, ma voglio che Sì, tu parli più di me qua. E sì, allora, come io per la gente che ci ascolta adesso e quelli che ci sta ascoltando dopo, Giuseppe, professore del nostro master di osteopatia, approfittiamo a fare pubblicità del nostro master di osteopatia. esattamente, il master di osteopatia posturale che partirà dopo l'estate, è il primo Sì, corso interamente online che stiamo lanciando nella scuola della RMP School International. Di conseguenza ci sono tanti argomenti molto interessanti, i docenti sono tutti molto preparati, le aree di competenza e le tecniche sono molto all'avanguardia, quindi l'approccio fondamentale della nostra scuola è quello di fornire strumenti, mezzi diagnostici e tecnici di alto standard, quindi di elevata qualità. e qua una cosa che bisogna dire è che questo master è particolare, questa osteopatia, perché sarà quasi tutto online, però ci sarà una parte pratica che potrà essere in India o in Spagna. È così che uno può scegliere viaggiare dopo una volta l'anno, sono 2 anni, e lo può fare o in India o lo può fare in Spagna. Sì, Ed è un master buono. Dopo faremo un bel webinar spiegando il master. Questo oggi parliamo di reflessologia, come c'è scritto lì, no, però era doveroso, no? Fare parlare di questo. E io sì, partirei sulla prima diapositiva. Guarda che bello, un'introduzione alla riflessologia plantare. Questa più che una guida è una chiacchierata, Giuseppe, questa è sì, sì, una chiacchierata tra persone della scuola che parleremo un po' di cosa serve, perché serve. Tu sai che la riflessologia, come io sono molto arrabbiato quando si parla di terapie complementari o di medicina non tradizionale, quando noi sappiamo molto bene che tutto quello che cura è medicina. esatto. Solo che, sai, le ricerche, per cui non ci sono ricerche, ma le ricerche si fanno, secondo la mia opinione, per quello che rende denaro, sai? Sì, E allora, se una cosa non rende denaro, le ricerche non si fanno, no? non si E quello è fanno. passato così con l'osteopatia, all'inizio con la fisioterapia, che erano tutti, all'inizio non si considerava come con i massaggi, Una e terapia oggi, efficace, è vero. oggi sono accettati come praticamente medicina, e arriverà il momento che sarà così. E allora la riflessologia, come c'è scritto lì,
e praticamente io la chiamo un po' la agopuntura del piede, no? Perché è basata Bravo, sui bravo meridiani, Silverio, no? mi hai Sui tolto le meridiani. parole di bocca praticamente, tanto si sa L'agopuntura del piede, perché tu vai... sull'agopuntura, ok, Sì. si sa tanto, quello che non si sa è che comunque anche la riflessologia plantare, tu pensa Silverio che in ogni piede abbiamo più di 7000 terminazioni nervose, pensa un po', ok? Guarda, Quindi ti posso dire personalmente sono 10 anni che io applico la riflessologia come integrazione dei miei trattamenti, che tu conosci bene come lavoro io, quindi integro nelle RMP per potenziare l'effetto dei trattamenti. La riflessologia ben si sposa con la nostra filosofia, perché è una terapia molto molto efficace. Va saputa inquadrare, ovviamente. Noi non parliamo di riflessologia così tanto per, perché ci sono tante scuole, tante filosofie, tanti tipi di riflessologia, non ce n'è una soltanto. Quello che posso dirti è che nella pratica clinica integrare con alcune tipologie, quindi noi avremo anche dei protocolli nel nostro corso online di riflessologia, ad esempio, di cosa, come e perché andare a integrare o intervenire con delle tecniche di riflessologia, sempre ragionando sul paziente che è al centro della terapia. Una volta individuata la priorità terapeutica, noi andiamo ad intervenire, che sia struttura, che sia una psiche, che sia una biochimica. Quindi questo è fondamentale secondo me, Silverio. Fatto così è molto molto efficace il ed è lavoro. un complemento non è la terapia, come non è la terapia neanche il bed solo, come non è la terapia neanche la manipolazione, è un strumento in più di aiuto, no? Ed è anche un strumento anche diagnostico, è molto importante, perché toccando Sì, dei punti del piede puoi arrivare anche al diagnostico, vero Giuseppe? Puoi sì, andare a sì, toccare sia il collo sia l'intestino, vero? Spiegare un pochettino alla esatto. gente, così la gente capisce anche che non è solo qualcosa terapeutica, se no che ti aiuta a individuare i problemi, vero? Sì, sì, anche ha una sua sfera diagnostica il piede, quindi può anche darci degli elementi diagnostici nella riflessologia. Quindi se io ad esempio sto facendo un trattamento detox, ok, devo lavorare sulla biochimica, per fare un esempio, magari sono già un osteopata, un terapeuta formato, faccio delle tecniche dirette su un fegato, ad esempio, che sono molto efficaci e molto potenti, ma danno un impatto immediato. Nel tempo, se io vado a integrare con una stimolazione del fegato sul piede, ad esempio, dato che una stimolazione plantare va a influenzare il sistema ortosimpatico, la stimolazione dà, come dire, uno stimolo più lento, ma che dura più nel tempo. Questa cosa è interessante, guarda, molto molto interessante. Ma poi secondo me è un aiuto molto, molto buono per la riabilitazione e per qualsiasi terapia. No? Tu immagina che uno ha un dolore, noi sai che diciamo la terapia d'urto, no? E tante volte si Sì, utilizzano terapie d'urto che hanno delle controindicazioni tremendi, no? sì, Antinfiammatori, antidepressivi, eccetera. La riflessologia potrebbe essere una terapia di urto buonissima senza controindicazione, no? Che questo è importante, no? Che ti aiuta in un momento di urgenza anche questo. No? sì, E sì, passiamo assolutamente. alla prossima diapositiva, che questa è chi... Io ho fatto un po' di ricerca, sempre che io non sono nel campo della riflessologia, ho dovuto andare al mio amico che si chiama Alex. Sai chi è Sì, Alex? sì. Alex è l'intelligenza artificiale, AI, Alex, il mio si chiama Alex, il mio Alex, e mi ha detto che lui è stato Fitzgerald, è giusto questo che mi ha Sì, detto Alex? sì, 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 te lo confermo. Proprio lui, William Fitzgerald, è, diciamo, uno dei massimi esponenti della riflessologia. Non dimentichiamoci però che anche Ippocrate, nei suoi Certo, pazienti, parlava di punti riflessi nel piede per certo. aiutare nei dolori presenti nel corpo. Quindi oltre a usare la balneoterapia, le terme, i massaggi, anche le digitopressioni sulla pianta del piede. Quindi questa è una cosa non di poco conto, Silverio? E poi tu Poi, pensa che lui ha fatto
questo, no? Però io anche ho fatto un po' per poter parlare con un po' più di proprietà, no? Dato che io non mi occupo della fisiologia, ho dovuto studiare un po', no? Sì, Ho dovuto interiorizzare un po'. Ma gli egizi già esatto. utilizzati più di 8000 anni, già che si usa Caspita. la riflessologia. È un po' come dire adesso io scopro la sabbia nera che esplode, no? Si chiama polvere, no? Sì, Li hanno scoperti già gli arabi, questi qua, i cinesi, no? E con sì. questo secondo me, però poi una cosa che mi è, come sempre succede, no? Questo è stato il primo, no? E che poi una donna che si chiama Eurici Inga, no? Che mappò il piede, io non lo Sì, sapevo che la è mappatura, un'americana. Sì, 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 è un'americana che ha scritto anche dei testi interessanti, dove appunto ha dato una mappa più organizzata rispetto ai primi studi e alle prime pratiche dei tempi andati. Ma molto molto interessante, ripeto, è un mondo molto affascinante, però ha delle, come dire, è una terapia concreta, va sì, saputa applicare, ovviamente. E ti come dico, tutto. come tutto, Come- infatti. E ti posso dire che integrandolo nei trattamenti ne potenzia l'efficacia. Quindi sono 10 anni che io la uso, ti posso dire che nei trattamenti è molto valida. Guarda quello che mi ha detto, no? La ricerca che ho fatto io, che cosa si utilizza, no? Che veramente è ampia, no? Che vai a sollievo dello stress, la circolazione, il dolore, le funzioni nervose, guarda, è ampia, eh? Sì, sì. E secondo me senza effetti collaterali, questo è importante, no, Sì, Giuseppe? è fondamentale, assolutamente. La prima cosa, lo diceva anche Ippocrate, primum non nuocere. Certo. Quindi senza dubbio è una terapia molto molto efficace, priva di effetti collaterali, che poi non è che noi andiamo stimolando i punti, non è che andiamo a dopare il nostro organismo, ma Certo. semplicemente andiamo a dare uno stimolo che viene captato dal sistema nervoso periferico fino al cervello. Ok, quindi poi il cervello crea una risposta. Possiamo dare uno stimolo in vasodilatazione o in vasocostrizione. Va bene? Quindi dal punto di vista fisiologico è molto semplice. Poi in base ai punti, in base al tipo di stimolazione, c'è una manualità particolare che viene utilizzata per fare una buona riflessologia. Dobbiamo avere il quadro completo del paziente prima di intraprendere un trattamento. Infatti la mia idea è quella proprio di fare dei protocolli in base alle aree di cui tu hai fatto anche una sintesi valida, quindi lavoro su stress, ansia e il sonno, che non è uno scherzo. Se viene No, un certo. soggetto ansioso, stressato, tu mi insegni che le nostre terapie non funzionano subito su un paziente stressato, ansioso, che non dorme, che non recupera, che non ha capacità di risorsa del proprio organismo. E poi sai cosa che è importante questo? Che la può applicare qualsiasi scienza della salute. Sì, Per questo anche un dentista, anche un medico, anche un fisioterapista, anche un massaggiatore, studiando la può applicare. No? Allora non è una è cosa che servono molto semplice. aghi o tagli particolari, insomma, No, riparazione. no, 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 servono due pollici Certo. fondamentalmente. A volte si può usare anche uno strumento, una bacchetta di legno, una penna per dei punti piccolini, sai Silverio? Mm. Però la mia idea è rendere le cose semplici, molto semplici. Quindi faremo un bel videocorso di riflessologia fatto bene, con delle tecniche semplici, ma che sarà molto molto efficace, guarda, che io lo utilizzo ormai da tanto tempo, ti posso dire, per fare degli esempi, lo stress, il sonno, per aiutare a stimolare il sistema immunitario, ad esempio, per aiutare gli organi a lavorare meglio. Quindi quando si parla di energia del corpo, molte volte ci si perde, no? È vero Silverio? Dico, Certamente, certo, certo. per energia, in questo caso intendiamo la forza, la capacità che ha un organo di lavorare bene. Quindi se un organo lavora male ha poca energia, è giusto? Sei d'accordo? Certo, Ok? certo. Quindi se io aumento l'energia in quell'organo, riuscirà a lavorare meglio. Questo è uno Certo. degli obiettivi. Aiuta a eliminare le scorie, va bene? Quindi anche quando dobbiamo andare a fare un lavoro di drenaggio linfatico, va bene, ci sono delle tecniche
sul piede che aiutano a fare questo. Certo. Ma poi tu pensa che è una cosa che, facendo un po' di ricerca sulla riflessologia e tutto, no? Per parlare con un po' di proprietà, no? E come uno può aiutare, sai che nel campo nostro dell'RNP è la deprogrammazione e la riprogrammazione, no? È un ottimo elemento per deprogrammare, quando hai un problema psichico, un problema di dolore, un'ottima terapia d'urto che applicata bene, senza effetti collaterali, chiunque può applicarla. Sta a casa lì nella clinica e ti arriva il paziente e dice non devi andare alla farmacia a comprare la pastiglietta o a fare, la fai lì, no? Allora, è un ottimo elemento secondo me applicato nella deprogrammazione e nella riprogrammazione, perché riequilibrando l'energia vai a riprogrammare i sistemi energetici per una cosa utile subito, no? Che uno che impara un corso di questo tipo, imparando la piccola manipolazione, lo può fare. Lo stesso, ma facendo una parentesi su questo, no? Io sto anche parlando con i miei studenti di odontoiatria, no? Perché? Perché io voglio che loro del nostro master facciano il modulo di manipolazione craniosacrale, di manipolazione del collo, di manipolazione del piede. Perché? Perché se tu sei da solo e non hai un osteopata, loro anche possono applicare una terapia d'urto, no? Che tante volte ti serve a bere, quello che ha una clinica che c'è tutto o che abita in un posto dove c'è tutto, ma anche su questo un dentista che sta lavorando, immaginati, do un esempio banale, no? Tu hai un paziente stressato, no? nella clinica e che le devi mettere un bed, no? Che il bed ti aiuta a riequilibrare le catene muscolari, eccetera. Ma se questo è un problema mentale, non lo accetta. Con questo, guarda che è una cosa che mi viene in mente di protocollo, che dopo dovremo parlare del protocollo di questo per l'RMP, no? Tu immagini, ti do 5 gocce di Reschio che ti rilassa il cervello, ti faccio una manipolazione della psiche attraverso il piede, attraverso il stress, e tu il bello accetti meglio, no? Allora guarda che complemento che servirebbe che un qualsiasi individuo della scienza della salute fa il corso di questo e lo possa applicare. No, questo è importante, un tema molto importante questo. Che sarà un bel corso che faremo nell'applicazione registrato, perché questo qua serve vederlo come si fa, non è che serve una pratica presenziale, no? Basta dove applicare i punti, farai un bel corso lì nell'applicazione. Sì, sì. E guarda qua, ho messo apposta questo, sai perché? Questa è provocativa, questa è provocatoria, no? Perché tutto il mondo dice evidenza scientifica, no? Certamente, no? Si sono fatti studi sulla riflessologia, i cinesi già usavano la riflessologia, figurati se ci sarà nel mondo evidenza scientifica, però l'evidenza scientifica è l'evidenza clinica. Silverio, noi sappiamo che in Oriente il medico viene pagato per tenere il paziente sano. Certo, qua viene pagato per ammalarlo. Però non diciamo quello che poi la gente si arrabbia, noi siamo professionisti. Non tutti. No, però è interessante come filosofia, no? Ma tu pensa che l'evidenza scientifica e l'evidenza clinica. Tu sai che c'è stato ti racconto un aneddoto di una ricerca che hanno fatto negli Stati Uniti, non mi ricordo l'anno, si dava per un determinato medicinale per i reni, credo che era. Non mi ricordo che malattia era, però il concetto è quello che serve, no? Tra questo gruppo c'era il gruppo placebo, a cui gli si dava amido, una pastiglietta, e questi guarivano, andava via tutto, anche. No? E allora come mai? E uno dice come mai? No? Ma non solo questo, al paziente che gli si diceva che aveva preso un placebo non voleva smettere di prenderlo il placebo, anche se sapeva che non era la pastiglia chimica per curare. Tante volte come l'approccio del medico, arrivare il medico a parlare col paziente, arriva qua anche, che non è solo quello, è la mente, no? Però per dire l'evidenza scientifica, no?
E andiamo avanti qua con questo qua. Guarda, e qua viene la nostra formazione. Vedi che io voglio promuovere alla gente che si avvicini, no? Quelli che ci ascoltano, alla formazione che farai nella nostra applicazione, no? E che sarà una formazione, tu sarà online, vero Giuseppe? Racconta un pochettino. Sì, Sarà una formazione... sì, sarà una formazione online, ma con delle spiegazioni chiare e semplici, quindi sarà molto molto pratico, quindi l'impostazione sarà fatta in modo tale da avere delle nozioni e delle conoscenze subito disponibili, in modo da poterle applicare velocemente, già il lunedì successivo al corso. Certo. Quindi la semplicità dei protocolli di intervento e quando applicarli. Come dicevi tu, parliamo sempre noi di deprogrammazione e riprogrammazione, anche in riflessologia. Sarà bello quello per l'RMP aggiungere, no, la parte di riflessologia come dentro le scatole dei strumenti che abbiamo noi, no? Perché tu sei Scatola degli attrezzi, sì, sì, ogni tecnica è un attrezzo in più. Ricordiamoci sempre che se abbiamo solo una tecnica è come avere un martello per qualunque cosa, non solo per i chiodi. Ma questo sarà un bel corso, secondo me, che faremo a breve. Sarà totalmente online, registrato, così che la gente lo potrà seguire a casa senza problema. E poi io ho fatto che questo serve anche per informazione. Prometto che questo video dell'applicazione, prometto che sarà, metto, quando sarà nell'applicazione, perché tutto il mondo, sai, fai in inglese, io non parlo inglese, fai in italiano, io non parlo italiano, fai che cosa faccio? Io non sono Gesù Cristo, che parlo tutte le lingue, sai? Allora, prometto, io c'ho un programma che mi fa i sottotitoli in diverse lingue. E allora a questo video li faremo spagnolo e inglese, così quello che sarà ascoltarlo dopo nell'applicazione dirà voglio il sottotitolo in spagnolo, se lo ascolta in spagnolo e si legge i sottotitoli, lo facciamo tutti noi, ok? E perché tutti dicono devi tradurre, ma costa un patrimonio tradurre tutti i video. Diventa anche un corso di lingue, Silverio. Sì, quello che di lingue e di computer farò dei corsi, sai? E allora qua questo corso sarà interessante. E poi altra novità per tutti, ci sarà dentro della nostra scuola, per tutti i docenti, ogni docente mi deve dire senti, io sarò disponibile il giorno domenica alle 1 di notte, no? Io sarò disponibile lunedì alle 3 di notte. Noi avremo per ogni docente delle scuole un calendario. Vuol dire, tu mi dirai, senti, gli studenti che vogliono contattare con te, che stanno facendo il corso, che giorno possono fare un appuntamento per chiarire, e ti farà un appuntamento che tu lo vedrai, no? E dirai, tu dirai, no? Ogni professore dirà, io per esempio ho messo il martedì per me, dalle 4 alle 8 io sono libero per le consultazioni. Ognuno di noi dirà, con quel link gli studenti hanno contatto diretto con il docente. Questa è una vera accademia, sai? Ognuno ha contatto diretto con quello che sta insegnando. Ho un dubbio, te lo chiedo a te, non me lo chiedi a me, hai capito? Un'altra novità della scuola questa, no? Considerazione, questa è importante, questa diapositiva, che cosa ne dici? È chiaro, ovviamente non deve sostituire il trattamento medico convenzionale, ovviamente informare su condizioni fisiche particolari, su patologie particolari, va bene? È chiaro, per problemi ai piedi con ferite aperte, infezioni e fratture, ovviamente queste sono red flags conosciute e straconosciute per un po' tutte le tecniche che andiamo ad applicare sul fisico del paziente. E poi un'altra cosa che io vedo qua, che per quello l'ho messo sopra, non sostituisce nessun trattamento, sostituisce un altro, non solo la riflessologia. Esatto, esattamente. Non è che io ti metto un bed e sostituisce l'osteopata al fisioterapista, sai?
o ti faccio una manipolazione della bocca e sostituisci il BET, o ti faccio, che ne so, una terapia di bocca e sostituisci la terapia del piede. Nessuna, non solo l'ho messa a posto sopra, non sostituisce nessuna terapia, e la riflessologia è una terapia medica. No? Sì, è molto interessante. Poco fa facevo l'esempio, anche magari ci sono pazienti stressati, ansiosi, magari non hanno piacere a farsi trattare l'addome, trattare i visceri. Per fare un esempio semplice, Silverio, andiamo a stimolare il fegato in riflessologia. Ok? Certo. Questo può essere un esempio di applicazione, anche un diaframma possiamo andare a aiutare, certo, un'emicupola sul lato sinistro e l'altra emicupola sul lato destro. È chiaro che un trattamento osteopatico sul fegato è molto molto efficace perché via diretta ti va a dare uno stimolo che ti dà un'autoregolazione di tutti i sistemi. certo. Ok, quindi trattamento osteopatico viscerale è molto efficace. La riflessologia ci aiuta quando questo inizialmente non è fattibile, quindi quando il paziente non vuole farsi toccare, e come tu ben sai, cioè non è una cosa semplice per alcuni pazienti con problematiche croniche anche inizialmente affettare il tocco. Quindi un lavoro sui piedi può essere anche un'entrata o una prima entrata interessante perché è molto poco invasiva. Quindi va a collaborare, ti posso dire, la riflessologia ti aiuta durante il tuo trattamento e durante il tuo protocollo di trattamenti. E guarda quello che abbiamo messo qua come conclusione, 3 conclusioni importanti, penso io. Prima, che può essere utile per rilassamento e sollievo del dolore. Vuol dire che se io mi devo prendere, che ne so, un ansiolitico che mi tiene controindicazioni tremende, mi devo prendere un antinfiammatorio, con questo posso aiutare a non prendere quello, no? Questo è importante, no? Infatti qua Silverio qui è importante perché metterò un protocollo per chi soffre di ansia, metterò proprio un protocollo come lavorarlo in riflessologia. Certo, certamente. Questo è molto, molto, molto interessante. Bene. E tu Quindi anche pensa nella sfera l'altro. della psiche interveniamo. Molti dicevano anticamente, tu lo sai, no? Dice noi non siamo psicologi, non lavoriamo sulla psiche. No, noi possiamo lavorare sulla psiche attraverso il corpo. Abbiamo diverse, ormai siamo a anni 2000 abbondanti, abbiamo tecniche che lavorano. C'è l'osteopatia somatoemozionale, ad esempio, che funziona benissimo. Per fare un esempio, c'è la riflessologia che lavora benissimo. Ci sono tante cose che possono funzionare. Tu pensa, Giuseppe, su questo punto qua, il primo, no? Che c'è lì di conclusione, che uno dice, immaginate, noi trattiamo pazienti con dolore cronico, no? Il paziente con dolore cronico soffre dalla mente, anche se non vuole, ha problemi psichici, c'ha problemi psichici, che la medicina tradizionale lo mette a prendere antidepressivi, Antitutto. di tutto. Immagina attraverso un punto di riflessologia a far calmare quell'ansietà, no? Quel tipo ansioso, quel tipo che ha uno stress, che già lo stress della vita è grande, immagina lo stress del dolore, no? Associato a quello della vita, un aiuto importante, no? Sollievo del dolore, la parte psichica, sono terapie d'urto importantissime nella disfunzione neuromuscolo-scheletrica e senza controindicazione è fondamentale. E il punto 2, che l'ho messo a posto, mai dimenticare l'approccio integrale della salute. Sempre. Mai. La riflessologia ti fa integrare il corpo, perché tu pensa che tu tramite una digitopressione del piede vai a curare il collo, è integrato, Sì. Guarda, fino a ieri, proprio fino a ieri, ho fatto un trattamento di questo tipo, trattamento dal collo, poi ho terminato con della riflessologia, poi ci sono dei punti dove andiamo anche a lavorare sul cranio, lì il paziente ha cominciato ad addormentarsi, per 7-8 minuti ha dormito. Quindi voglio dire, paziente stressatissimo, che ha fatto jet lag, viaggi, concorsi, impegni, è arrivato da me
abbiamo dato un primo input a rilassare il sistema. Tu pensa, Giuseppe, no, pensa la importanza di questo secondo punto, integrare con una tecnica non invasiva, è fondamentale, è fondamentale. Sì. E ovviamente ho dovuto mettere l'ultima, perché se no dicono questi qua sono il mago Fafà e il mago Pirulino che dicono che curano tutti. No, consultare sempre i professionisti della salute per trattamenti medici e specifici. Allora, non è che uno con la riflessologia cura la depressione, no, aiuta. Come È un aiuta aiuto. anche un antidepressivo, come aiuta un ansiolitico, come aiuta, sono degli aiuti. E ovviamente che il direttore dell'orchestra è il medico, ovviamente. Non è che Ovviamente. uno, solo perché se no si cade nell'altro punto che ognuno fa di tutto. Sai, io metto sempre l'esempio di La Van Dyke. tuttologia poi diventa. Cioè, sai che la tuttologia l'ha inventata Mary Poppins, sai? Ti ricordi di Van Dyke? Uno dei miei miti di infanzia, Mary Poppins. Ti ricordi di Van Dyke che suonava il bombo, la fisarmonica, che andava, la tutta orchestra era lui, ti ricordi in piazza, no? Sì, Noi sì, non sì. siamo così, ognuno al suo posto, ognuno con la sua importanza, che questo è sì molto molto importante. Penso che è stato un bel webinar, guarda, già mezz'ora abbiamo fatto, più lungo la gente si stanca e non lo ascolta dopo. Mezz'ora è una bella, se qualcuno vuole fare una domanda alza la mano, gli apriamo il microfono e le possiamo fare, e se no chiudiamo oggi così e metteremo questa chiamiamola così, registrazione nella nostra app, e tutti la potranno vedere dopo registrata, che è una bellissima Idea. Una bella cosa. E diciamo noi come sempre alla prossima chiacchierata di RMP. Alla prossima. Alla prossima, Giuseppe. Grazie per il tuo tempo. Faremo una bella che voglio fare, che è sul sonno, la terapia del sonno, così che prepara che faremo un bel webinar che è complementare un po' di questo, che se non dormi bene la mente non funziona. Non funziona. Faremo anche quella dopo. Ok? Un abbraccio grande Giuseppe, un abbraccio a tutti quelli che ci hanno seguito qua e a quelli che ci seguiranno dopo. E come Ciao diciamo a tutti. sempre, alla prossima seduta. Alla prossima. E alla prossima, un abbraccio grande grande a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao.